Ognuno di noi fin da piccolo ha avuto dei miti. Io ne avevo qualcuno di eccentrico. Sicuramente amavo Mr. Zed, il robot di Raffaella Carrà, amavo i cartoni animati di Hanna-Barbera e amavo in particolare un fumettista. Davvero. Leggevo e rileggevo un libro che mi avevano regalato alla mia comunione. Era il libro di Jaco Vitti, un fumettista comico che mi faceva impazzire. Chi è? Beh, oggi ti parlo di lui. Ciao, io sono Dandy Danno e faccio il comico visuale. Insieme a Diva G siamo un duo comico e in questo canale, se sei appena arrivato, sappi che parliamo di comicità, della sua storia, delle sue tecniche e i suoi segreti. Per questo ti consiglio di iscriverti e di azionare la campanella. Siamo inoltre gli organizzatori del Think Comedy Festival, il famoso festival della comicità muta. Se non lo conosci, ti suggerisco di cliccare qui. Benito Franco Jaco Vitti nasce a Termoli, in provincia di Campobasso, il 9 marzo del 23. La madre, Elvira Talvacchio, aveva lontane origini albanesi, tanto che fino all'età di 6-7 anni Jaco Vitti parlava perfettamente albanese. Il padre, Michele Jaco Vitti, da notare che la I è diventata la J solo per vezzo artistico, faceva il ferroviere. Come secondo lavoro faceva l'operatore in una sala di proiezione cinematografica, noi che capiamo bene perché al piccolo Jac ebbe la possibilità di vedere centinaia di film. A 6 anni iniziò a disegnare le prime storie e vignette sui lastroni di pietra che ricoprivano le strade di Termoli. La gente si fermava a guardare. Erano i suoi primi ammiratori. A 8 anni Benito e tutta la famiglia lasciò Termoli per Ortona a Mare, poi Macerata, dove frequentò le elementari. Infine giunse a Firenze, dove frequentò la scuola d'arte e il liceo artistico. Ed è proprio qui al liceo di Firenze che gli venne affibbiato il soprannome di Lisca di Pesce. Tanto era alto e magro e con la Lisca di Pesce filmerà quasi tutte le sue tavole. Con la Lisca di Pesce, che era il soprannome che avevo da ragazzo perché ero magrissimo. I miei compagni mi chiamavano le spine di pesce. Io poi dal 40 anni a questa parte ho sempre messo la spina di pesce come film. Sempre al liceo artistico di Firenze disegnò le prime vignette per i suoi compagni. Franco Zeffirelli era uno di questi e lui si divertiva a disegnare per loro. Nel 1939 lavorò con il famoso giornale per ragazzi Il Vittorioso, dal 1939 al 1967. Nel 1946 si stabilì definitivamente a Roma e qui conobbe e lavorò con personaggi come Marchesi, Metz, Fellini, Mosca, Steno. Facevano le caricature per gli americani. Jaco Vitti iniziò a lavorare al supplemento per ragazzi del neonato quotidiano Il Giorno dei ragazzi. È su queste pagine che comparve per la prima volta il suo personaggio più conosciuto, Coco Bill, l'invincibile temuto cowboy girovago e camomilla dipendente, rigorosamente accompagnato dal cavallo Trottalemme. Quante risate mi son fatte leggendo quelle strisce. Ma sulle pagine del Giorno, una volta a settimana, venivano pubblicate anche le celeberrime panoramiche di Jaco Vitti, dette anche paginoni o piazze. Erano delle illustrazioni di folle brulicanti, confuse e piene di particolari. Ma come nessun altro, lui riuscì a raccontare il nostro paese nei suoi costumi, vizi e debolezze, e dove ha saputo esprimere al meglio la sua folle e surreale comicità. Per tutti gli anni 70 e fino all'82, Jaco Vitti collaborò con il Corriere dei Ragazzi e con il Corriere dei Piccoli. Illustrò il Pinocchio di Collodi, un personaggio molto amato di Jaco Vitti, tanto da illustrarlo ben 3 volte. Lui era Jaco Vitti e si sentiva tale, visionario e libero, con le sue rigide convinzioni. Jaco Vitti schiaffeggiava irridendo chiunque pensasse di essere potente e influente. Schiaffeggiava gli americani, il loro cinema, tutto quello che aveva potere. Immergersi oggi nelle storie di Jaco Vitti può risultare faticoso e frastornante. Non è facile leggerlo, senza provare una sensazione quasi di confusione, ma sta nel particolare e si svolge la gag, nei piccoli disegni che scopri quasi come fosse un enigma.
Quante cose potrei raccontarti sulle emozioni che provavo leggendo e sfogliando i suoi disegni, perché ogni volta che aprivo il libro mi trovavo sempre a riconoscere e scoprire nuovi particolari che mi facevano ridere. Oggi il fumetto è cambiato e soprattutto è cambiata l'idea che si ha del fumetto. Fino a una trentina di anni fa i fumetti venivano letti da ragazzi e ragazze sotto i banchi di scuola, letti in versione James Bond, con un occhio verso la prof e uno sulla striscia comica. Per molti lui diventò anche il punto di riferimento a scuola, perché era il papà del diffusissimo Diario Vit, unico diario scolastico fino agli anni 70. È soprattutto attraverso il Diario Vit che diverse generazioni di giovani hanno conosciuto e amato Yak. Oggi i giovani lettori spontanei di fumetti, contando anche i lettori manga, sono veramente pochissimi. Ma mi piace guardare indietro e a quegli anni e vedere un giovane folle pieno di sogni che ancora oggi si diverte davanti al grande Iacovitti. Spero di averti fatto sentire la mia passione per lui e se è così, lasciami un like per farmelo capire. Un abbraccio a te e onore al maestro.